Allora, interagire con le moderne intelligenze artificiali, quelle che generano testi o dialogano con noi, restituisce oggi una sensazione davvero alienante. Assolutamente sì, e quasi inquietante a volte. Cioè, le risposte sono fluide, argute, a tratti sembrano persino umane, e viene naturale chiedersi, ma c'è davvero una mente dall'altra parte dello schermo? Oppure, e questa è la vera domanda, stiamo assistendo al più grande trucco di magia su scala industriale della storia umana? Esatto. Sai, di solito in ambiti come l'ingegneria o la medicina, se c'è un problema si usa uno strumento diagnostico. Guardi una radiografia, noti la frattura netta sull'osso e hai una risposta binaria, rotto o non rotto. Che è molto rassicurante. Ma infatti, però quando cerchiamo la coscienza o anche solo la vera comprensione dentro i circuiti di un computer, quella radiografia smette di funzionare. Ci mostra solo acque incredibilmente torbide. Acque in cui il confine tra l'eseguire un calcolo matematico perfetto e il comprendere realmente ciò che si sta facendo diventa insomma invisibile. Ok, cerchiamo di sviscerare questo punto. L'obiettivo di questa analisi profonda è proprio decostruire questa illusione della mente artificiale. E lo faremo attraverso la lente di uno degli esperimenti mentali più dirompenti della filosofia della mente. Parli della stanza cinese, immagino. Proprio quella. La celebre stanza cinese ideata da John Searle nel 1980. Incrociando saggi filosofici, documenti di informatica teorica e analisi tecnologiche attuali, esploreremo come questo concetto nato decenni prima di ChatGPT descriva con una precisione chirurgica ciò che accade oggi nei server. È un viaggio affascinante, ma per capire l'impatto di questa vera e propria esplosione logica di Searle, dobbiamo per forza fare un passo indietro, fino al 1950. Per capire contro cosa si stesse scagliando, giusto? Esattamente, si stava scagliando contro l'approccio puramente comportamentale, che dominava e per certi versi domina ancora oggi la scienza informatica. Il punto di partenza obbligato qui è Alan Turing e il suo celebre gioco dell'imitazione. Che oggi tutti conoscono come il test di Turing. Sì, quello. L'intuizione di Turing era tanto brillante quanto pragmatica, cioè lui sosteneva che cercare di definire cosa fosse il pensiero in termini astratti o biologici fosse una perdita di tempo. Una palude filosofica. Praticamente sì. Proponeva invece di misurare l'intelligenza esclusivamente attraverso l'output, ovvero il comportamento esterno. Se una macchina nascosta dietro uno schermo riesce a conversare in modo indistinguibile da un umano, ingannando un giudice in carne ed ossa, allora per Turing dobbiamo concedere che quella macchina sta pensando. Misuriamo l'intelligenza solo dai risultati visibili, cioè se il computer risponde a una battuta con una risata testuale, al momento giusto, il comportamentismo ci dice che sta ridendo davvero. proprio così. E questa visione ha creato una distinzione fondamentale tra due concetti enormi nel campo. Da un lato c'è l'intelligenza artificiale debole. Che sarebbe la macchina che simula, giusto? Esatto. Una macchina progettata per simulare una competenza umana, magari risolvendo problemi complessi in modo ultra efficiente, ma senza alcuna pretesa di avere una mente reale. Ok, chiaro? Dall'altro lato c'è il santo graal dei pionieri dell'informatica, l'intelligenza artificiale forte. L'idea che un computer, se dotato del programma giusto e di sufficiente potenza di calcolo, non si limiti a simulare il pensiero, ma generi letteralmente una mente cosciente. Il test di Turing suggeriva implicitamente che, insomma, raggiungendo una simulazione perfetta all'esterno, si sarebbe ottenuta la sostanza all'interno. Esatto, il comportamento intelligente equivaleva alla mente. Però, ed è qui che la teoria di Turing inizia a scricchiolare, comportarsi in modo brillante equivale davvero a possedere una comprensione intrinseca. È un bel dubbio. Immaginiamo, non so, un attore di Hollywood straordinariamente talentuoso che deve interpretare un primario di cardiochirurgia. L'attore passa mesi a studiare, memorizza il copione, impara a pronunciare termini medici difficilissimi con la giusta cadenza. E sa esattamente quando chiedere il bisturi all'infermiere sul set. Esatto. Sullo schermo il suo comportamento è assolutamente indistinguibile da quello di un vero chirurgo. Ma se fuori dal set qualcuno avesse un infarto, quell'attore non saprebbe da dove cominciare per operare a cuore aperto. La performance impeccabile nasconde un vuoto cognitivo totale.
L'illusione del comportamento non crea la sostanza. Hai centrato il punto. Questo divario tra apparenza e realtà è proprio la faglia tettonica su cui John Searle decide di costruire il suo esperimento mentale, con un articolo famosissimo del 1980. Minds, Brains and Programs. Sì, quello. Searle voleva dimostrare in modo inoppugnabile che l'intelligenza artificiale forte, basata unicamente sulla computazione di simboli, è semplicemente un'impossibilità logica. Allora direi che è arrivato il momento di entrare fisicamente, mentalmente, in questa famosa stanza cinese. Accomodiamoci. L'ambientazione è claustrofobica ma geniale. Immaginiamo un uomo di lingua madre inglese chiuso da solo all'interno di una stanza senza finestre. Chiamiamolo John. Quest'uomo non parla, non legge e non capisce una singola parola di cinese. Zero assoluto. Per lui gli ideogrammi cinesi non sono linguaggio. Sono solo forme grafiche, scarabocchi estetici, trattini neri su uno sfondo bianco. Ora, c'è una fessura nella porta attraverso cui gli vengono passati dei foglietti. Su questi foglietti ci sono scritte delle domande in cinese, formulate da madrelingua che si trovano all'esterno della stanza. E John, l'uomo nella stanza, ha un compito preciso, ma per svolgerlo, bada bene, non ha un dizionario, non ha nessuno strumento che traduca il significato di quelle forme nella sua lingua madre. E allora come fa a rispondere a ciao? Oppure questo significa sole? Mai, nessun significato. Fornisce solo istruzioni puramente geometriche, sintattiche. Dice cose del tipo: se ricevi un foglio con il simbolo che assomiglia a un tetto con 2 gocce sotto, vai nello scatolone numero 5, prendi il simbolo che assomiglia a un tridente, copialo su un foglio bianco e passalo fuori dalla fessura. Esatto, l'uomo esegue queste istruzioni alla perfezione, combinando e spostando simboli a una velocità impressionante, guidato solo da regole visive. E fuori dalla stanza i madrelingue cinesi leggono i foglietti che escono dalla fessura. Trovano risposte di un'eleganza linguistica perfetta. Magari John sta facendo battute di spirito o argomentazioni filosofiche sensate in risposta alle loro domande. Dal punto di vista del test di Turing, la stanza si sta comportando in modo inequivocabilmente intelligente. I cinesi all'esterno giurerebbero di conversare con un loro pari. Ma la nuda e cruda verità all'interno della stanza è sconcertante. John continua a non avere la minima idea di cosa stia dicendo. Cioè, se gli stanno chiedendo la ricetta del pollo alle mandorle o gli stanno confessando un omicidio, per lui è lo stesso. Sta semplicemente eseguendo un lavoro di smistamento visivo. L'aspetto affascinante qui è come Searle usa questa immagine per tracciare una linea invalicabile tra 2 concetti fondamentali, la sintassi e la semantica. Una linea che di fatto demolisce l'assunto di Turing. Completamente. Searle ci ricorda che i programmi dei computer operano esclusivamente sulla sintassi. Loro manipolano simboli in base a regole formali, alla loro struttura. La mente umana invece possiede la semantica. Cioè il significato. Esatto. Quando noi umani usiamo una parola, quella parola ha un contenuto mentale, un ancoraggio alla realtà. L'assioma di Searle stabilisce che nessuna manipolazione sintattica, per quanto immensamente complessa, è sufficiente a generare da sola la semantica. La sintassi non partorisce il significato dal nulla. E guarda, qui la questione si fa davvero interessante, perché questo concetto diventa spaventosamente rilevante se lo spostiamo dagli anni '80 alla realtà che abbiamo oggi, magari proprio ora, sui nostri smartphone. I modelli di linguaggio di grandi dimensioni. I famosi LLM come ChatGPT. La stanza cinese è di fatto la radiografia concettuale esatta di ciò che accade dentro quei server. L'uomo sudato nella stanza che sposta fogli freneticamente sono le GPU. I processori che macinano miliardi di calcoli binari al secondo. Ma per capire davvero il parallelo bisogna guardare a come funzionano gli input e il manuale di regole, perché le moderne intelligenze artificiali non leggono le parole come le leggiamo noi. Assolutamente no. Operano attraverso la tokenizzazione. Un testo in ingresso viene frantumato in token, che non sono sempre parole intere, spesso sono sillabe, suffissi, pezzi di parole, a cui viene assegnato un numero identificativo. Il sistema vede solo immense griglie di numeri. E il manuale di regole è in inglese di John. Nel caso dell'IA corrisponde ai famosi parametri o i pesi della rete neurale. Sono miliardi di probabilità matematiche calcolate durante l'addestramento.
Praticamente il manuale dice: se ricevi la sequenza numerica che per noi equivale a "il cielo è", c'è un 99% di probabilità matematica che il frammento numerico successivo debba essere quello che equivale ad azzurro. Un motore statistico puro per indovinare la parola successiva. Il sistema calcola le correlazioni, ma fluttua in un vuoto di significato totale. Per illustrare questo limite c'è un'analogia potente. Immagina un cartografo cieco a cui viene chiesto di disegnare la mappa di un'intera nazione. Ok. Ha a disposizione solo un elenco interminabile con le distanze chilometriche tra ogni coppia di città. Incrociando questi dati riesce a posizionare perfettamente sulla mappa Roma, Milano, Napoli. Rispettando ogni singola proporzione geografica. A Roma conosce perfettamente le relazioni tra i punti, ma ignora del tutto l'essenza di quei punti. E questa mancanza di essenza è ciò che in filosofia viene chiamata mancanza di intenzionalità, giusto? Sì, esattamente. L'ancoraggio al mondo reale. Perché le nostre parole sono ancorate a sensazioni fisiche. Cioè, se un bambino dice la parola tigre, quella parola evoca un'immagine visiva, magari una sensazione di paura, il battito cardiaco che accelera. Per la macchina, il token matematico per tigre è ancorato solo ad altri token, tipo felino o giungla. Una rete chiusa che si autoriferisce all'infinito. Ed è proprio questa assenza cronica di ancoraggio al mondo reale a spiegare il fenomeno più discusso delle IA moderne. Le allucinazioni. Bingo. Questo spiega tutto. Quando il sistema inventa dal nulla un fatto storico o cita sentenze di tribunale mai esistite con una sicurezza granitica, lo fa proprio perché, come John, nella stanza, non possiede un meccanismo interno per distinguere la verità dalla falsità. Opera solo sulla probabilità sintattica. Se la probabilità porta a comporre una frase grammaticalmente perfetta secondo il manuale, l'IA la sputa fuori, che stia descrivendo un evento reale o un'assurdità mai successa. L'allucinazione è il trionfo puro della sintassi sulla semantica. Un trionfo formale e un fallimento cognitivo totale. Ma sai, è essenziale esplorare come la comunità scientifica ha reagito a questo smantellamento logico. Le conclusioni di Searle non sono state certo accettate in silenzio, hanno generato una vera tempesta accademica. E ci credo. Mettendomi nei panni di un informatico moderno o di un neuroscienziato, la visione di Searle mi provoca un fastidio concettuale profondo. In che senso? Cioè, lui si concentra in modo ossessivo sull'uomo dentro la stanza, concludendo che siccome lui non capisce, non c'è comprensione. Ma l'uomo è solo l'ingranaggio. Se io apro una calotta cranica e guardo un singolo neurone, mica quel neurone capisce l'italiano? È solo una cellula che scambia sodio e potassio. Esatto. La comprensione emerge dall'architettura complessiva. Perché non dovrebbe valere per la stanza cinese? La vera intelligenza non potrebbe risiedere nell'intero sistema, l'uomo più il manuale, più i fogli, più gli scatoloni? Questa che hai appena dedotto è famosissima, è la risposta del sistema, è stata la prima grande controargomentazione. Il significato visto come proprietà emergente. Ma la risposta di Searle è stata tanto rapida quanto tagliente. Sentiamo. Ha proposto una modifica. Chiediamo a John di memorizzare letteralmente l'intero manuale di regole, tutti i database dei simboli e di uscire dalla stanza per fare una passeggiata all'aperto. Ora l'intero sistema è contenuto nella sua mente. Ok. Se incontra dei cinesi, ascolta i loro suoni, esegui i calcoli sintattici a mente e risponde. Eppure, pur contenendo l'intero sistema formale, continua a non capire una singola parola. Sta solo facendo ginnastica mentale disincarnata. Wow. Questo smonta l'idea che ingrandire il sistema generi magicamente significato. Ma aspetta, e se il problema fosse proprio la parola disincarnata? Spiegati meglio. Il server o l'uomo nella stanza sono entità cieche e sorde al mondo. Ricevono solo simboli di testo. Ma cosa succederebbe se prendessimo quella stanza e la mettessimo dentro un corpo meccanico? Ah, la risposta del robot. Diamo al sistema occhi artificiali per vedere i colori, microfoni per i suoni, braccia robotiche, insomma lo costringiamo a sbattere contro gli spigoli del mondo reale. Così magari associa il simbolo della parola duro all'impatto del suo braccio contro un muro. Che è il concetto di embodiment, l'incarnazione dei processi cognitivi, fornire un apparato sensoriale per spezzare l'isolamento. Ma la coerenza di Searle qui è di ferro. Ribatte che aggiungere sensori non cambia la natura dell'elaborazione centrale. Perché no? Riceve dati visivi. Sì, ma gli occhi digitali non trasmettono visioni, trasmettono flussi di dati convertiti in zeri e uni.
L'unità centrale si trova solo a manipolare un numero molto maggiore di simboli formali. Quindi un flusso in ingresso gli dice cosa vede la telecamera, lui consulta nuove regole e spara fuori i simboli per muovere il braccio. Esatto, la sintassi è aumentata a dismisura, ma la semantica, l'esperienza cosciente di quel colore o di quell'impatto, rimane inesistente. Accidenti. Però c'è un'ulteriore evoluzione di questo pensiero, un'estremizzazione. La replica del simulatore del cervello. Un classico. L'ipotesi di abbandonare i manuali di regole e costruire un programma che replichi proprio nodo per nodo la struttura di miliardi di sinapsi di un cervello umano. Se replichiamo l'hardware biologico non dovremmo ottenere la stessa mente. Sembrerebbe logico, no? Ma Searle torna alla fisica. Simulare la struttura di un fenomeno non equivale a riprodurre i poteri causali di quel fenomeno. Che vuol dire in parole povere? Possiamo creare una simulazione al computer di un uragano perfetta fin nei minimi dettagli. Calcoliamo la pressione, i venti, ma nessuno si aspetta che quella simulazione distrugga il computer o bagni la stanza. Ok, questo è un esempio potentissimo. Allo stesso modo, simulare l'architettura formale del cervello non genera il potere causale biologico necessario per produrre la coscienza. Per lui c'è qualcosa di intrinsecamente chimico e biologico nella mente. Però ecco, ed è proprio su questo confine biologico così netto che secondo me l'argomentazione di Searle inizia a mostrare un po' il fianco a una critica più profonda. Dici? Sì, io sono convinto che lui tratti la semantica come un interruttore. O c'è o non c'è. Un privilegio esclusivo della carne. Ma se guardiamo all'evoluzione biologica, la semantica non si è accesa all'improvviso. In effetti l'evoluzione è graduale. Esatto. Un organismo primordiale impara ad associare una sagoma predatrice con l'aumento dell'adrenalina, l'impulso muscolare di scappare. Impara il significato di quella sagoma attraverso un intreccio di sintassi sensoriali interconnesse per milioni di anni, ben prima di avere un linguaggio per descriverlo. La semantica non cade dal cielo, emerge dalla lotta per l'adattamento. Precisamente. La comprensione umana è un mosaico caotico costruito dall'attrito del corpo immerso in un ambiente. Quindi se diamo a una macchina la capacità di evolvere, di subire conseguenze in un ambiente complesso per decenni, il confine tra sintassi pura e una forma magari sfumata aliena di comprensione non inizierebbe a dissolversi. Forse Searle fotografa una macchina statica, ignorando l'evoluzione. Questo sposta il dibattito su una frontiera apertissima. Riconoscere che l'estrema rigidità di Searle scricchiola davanti all'idea di una semantica sfumata è il cuore della ricerca odierna sull'IA incorporata. I laboratori di robotica evolutiva. Esatto. Lì l'IA si relaziona fisicamente con le conseguenze delle proprie azioni nel tempo e potrebbe dimostrare che la semantica è un processo incrementale, non una polvere magica esclusiva del carbonio. Ma attenzione, i modelli linguistici attuali, i famosi LLM, rimangono esattamente la stanza cinese disincarnata del 1980. Ed è per questo che, riportando tutto al nostro presente, alla quotidianità in cui l'IA redige contratti o fa diagnosi mediche, l'esperimento di Searle è uno strumento vitale. Ma perché è così importante ricordarselo oggi? Perché funge da salvavita cognitivo contro il nostro peggior difetto, l'antropocentrismo. Quella tendenza a proiettare un'anima o un'intenzione su qualsiasi cosa mostri competenza. Come vedere le facce nelle nuvole. Esattamente. L'analisi di Searle ci obbliga a tenere separati due concetti che l'istinto ci spinge a unire. Ci ricorda con una freddezza spietata di non confondere l'eccellenza dell'esecuzione con la realtà della comprensione. Quindi quando un sistema scrive un saggio impeccabile sulla tristezza o ci dà una diagnosi grave, dobbiamo ricordarci che per il sistema la tristezza o la malattia sono solo token statistici vuoti. Assolutamente. Mantenere chiara questa distinzione è cruciale per un uso etico della tecnologia. Determina come progettiamo i controlli e come definiamo la responsabilità legale delle decisioni prese dalle macchine. Non confondere la competenza formale con la comprensione sostanziale. È una bussola vitale. Ma per chiudere questa esplorazione c'è un'ultima riflessione emersa dalle fonti che capovolge ancora una volta il tavolo. Prendi in prestito la visione pragmatica di Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein! Il significato come uso. Proprio lui. Sosteneva che il significato di una parola non è uno stato mentale nascosto o un ideale astratto, è semplicemente il suo uso pratico in un contesto vivo. Pensiamo a un'espressione come «se, ciao».
che si usa di continuo. Sì, se qualcuno ti racconta una storia assurda e tu rispondi «se, ciao», non stai salutando nessuno. Stai usando quei suoni, quella sintassi pura, come uno strumento sociale per esprimere incredulità. È la funzione che crea il significato, non la chimica del tuo cervello. Una prospettiva dove la comprensione è un'azione pubblica ed efficace, non un segreto chiuso nel cranio. Se adottiamo questa lente pragmatica per chiudere la nostra riflessione, l'intero edificio di Searle rischia di perdere peso. Se un'intelligenza artificiale usa i token in modo così perfetto da risolvere i nostri problemi, se coglie l'ironia o ci trova la sentenza legale esatta, dal punto di vista dell'utilità reale, fa davvero differenza sapere cosa accade dentro la stanza? È una provocazione fortissima. Se il cartografo cieco ci disegna una mappa che ci impedisce di perderci, fino a che punto ci importa che non conosca il profumo del mare? Forse, alla fine, per chi ci ascolta, il dibattito sulla vera coscienza si rivelerà un elegante enigma filosofico. Progressivamente oscurato dall'impatto pratico. Di macchine che, pur non comprendendo nulla, avranno imparato a fare tutto. E con questo pensiero vi lasciamo riflettere sul vostro prossimo prompt.